Bene ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Allora, qui quantomeno sarà un nuovo metodo di far video, quindi il canale parlerà anche di gaming e oggi siamo su un bellissimo gioco, veramente bello, non facile, perché ci sono veramente alcune cose che potrebbero diventare abbastanza macchinose, diciamo. Però noi ci proviamo. Oggi giocheremo esattamente a Winter Simulator, che è in sostanza è un gioco molto bello, molto interessante, dove andremo a gestire un impianto sciistico, dei ristoranti, resort, piste da sci, quindi siamo ambito inverno. E che dire ragazzi, io spero questo video che vi piaccia, vi sia tra virgolette di vostro gradimento e nulla, io direi di iniziare a giocare, vediamo un attimino come va. Mi raccomando, nel mentre io vi chiedo eventualmente di lasciare qualche like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo format, quindi format gaming. Verremo magari, non so, faremo qualche live su Twitch, porteremo qualche altro contenuto, diciamo che io amo molto i simulatori. Vediamo com'è questo gioco. Proporrei di partire. Allora, questa è in sostanza la schermata principale, mod upload, qui non abbiamo nulla, quindi torniamo indietro e possiamo vedere la vetrina, partite salvate, gioca. Allora, io proporrei di continuare la nostra carriera. Allora, anzi, io direi che facciamo un refresh, iniziamo da capo e iniziamo questo capitolo con un nuovo capitolo di Winter Simulator. Qua ci dice: abbiamo preparato un tutorial molto interattivo per te, dove introdurrà in sostanza tutto quello che sarà il gioco. Vuoi giocare al tutorial? Io direi di sì. Quindi siamo qui in montagna, guardate che figata, veramente bello. Questo è il nostro Ford Ranger. Quindi apriamo la porta ed entriamo all'interno del nostro veicolo. Chiudiamo la porta. Qua ci dice che è il nostro primo giorno di lavoro e siamo molto contenti di lavorare per questa nuova azienda. Abbiamo un patrimonio di 100.000 euro. Sono le 7:45 del mattino. E però qua mi dice chiudi la porta, apri la porta e dobbiamo iniziare a utilizzare magari qualche comando. Ci dice di accendere gli abbaglianti, ci dice il freno di stazionamento e un po' di cosine. Nelle impostazioni del gioco puoi scegliere di avviare il motore dell'aria e rilasciare il freno di stazionamento da solo. No, noi ci piace schiacciare il bottone. Visuale all'interno 1, visuale esterno 2, visuale personalizzata e visuale 3 e 4 sono le due personalizzate. Quindi io proporrei di utilizzare quella dall'esterno, che è molto bella, vedete anche il paesaggio mi sembra veramente bello. Ok, molto bene. Allora andiamo giù in valle, andiamo presso la nostra, sì, magari in G col cambio automatico non sarebbe malvagio. Che drift spettacolare. Tornante track, che c'ha una sterzata sta macchina ragazzi, che è uno spettacolo. Va come viaggia, ehi. Mamma mia, che sterzate. Freniamo, rimaniamo dietro.
Dai Giovanni e Giorgio. Veniamo, qua ha fatto l'incidente, noi sorpassiamo bellamente questa macchina, anche se non si potrebbe, però noi le facciamo lo stesso. Mi scusi, mi scusi. Salve, mi scusi. Ok, siamo quasi giunti alla nostra stazione sciistica. Adesso qua dobbiamo molto probabilmente girare su di qua e andiamo direttamente alla nostra stazione sciistica. Dobbiamo scendere dalla macchina, quindi scendiamo dalla macchina con E, andiamo all'interno del nostro mega capannone, guardate che roba, qui abbiamo il cannone, apriamo la porta ed entriamo, ovviamente chiudi la porta che fa freddo, apriamo il nostro cancellino, alla faccia del cancello qui abbiamo il nostro Pista Billy, Pista and Billy 100, che è un gatto delle nevi della Madonna, veramente bello, è veramente molto ben fatto questo gioco anche a livello grafico. E proporrei di entrare all'interno del nostro garage, quindi Luca mettila prima, vai dentro e voilà, eccoci arrivati. Ah, scusate, devo mettere freno a mano, se no non me la conta. Metti freno a mano, ok, perfetto. Chiudiamo il cancello, aspettiamo che si chiuda il cancello, apriamo l'altro cancello e ragazzi saliamo sul mega gatto delle nevi. Qua ovviamente ci va a spiegare il tasto V per sollevare il compattatore, che è questo qua, se no ovviamente non riusciremo mai ad uscire dal cancello. Tasto L per accendere le luci, tasto V per abbassare e uscire alzare e uscire il compattatore. Molto bene. Allora, il gatto delle nevi ha una problematica, nel senso che ci entra il cruise control. Se vedete in basso a destra si accende il cruise control e quindi niente, dobbiamo semplicemente frenare ogni qualvolta. Allora, premi menu per accendere i riflettori, menu, ok, premi 1 per accendere, premi il tastierino numerico 4, 4, ok, benissimo, premi il tastierino numerico 5 per accendere la luce da lavoro, guida fino alla pista e iniziamo a compattare la neve. Molto bene, quindi vedete ragazzi, è molto semplice. Ovviamente la guida è quella che è. Allora, qui dobbiamo col tasto V abbassare il compattatore e direi che possiamo iniziare a lavorare qua. Qua ovviamente ci fa questa linea rossa da seguire. Dobbiamo fare questa roba qua. Cosa è successo? Ah, perché abbiamo preso dentro. Bene, ci siamo bellamente liberati. Qua dobbiamo premere shift. Sì, è un po'. C'ha un po' dei comandi di guida veramente allucinanti, perché F, no, come che era? Praticamente bisogna schiacciare shift, adesso qua sperando che ci fa girare, ok, però se non abbassiamo il compattatore, ok,
direi che possiamo iniziare a compattare la nostra neve. Iniziamo da questo lato qua di sinistra e ovviamente la parte rossa ci sta ad indicare la pista che dobbiamo andare a compattare, quindi iniziamo dal lato e piano piano vediamo in basso a sinistra, compattiamo la parte inferiore della pista numero 3, quindi questa è la pista numero 3, abbiamo già effettuato l'11%, vediamo che spettacolo di mostro della montagna è. Ed è veramente bello questo gioco perché lo trovo molto ma molto realistico. Io diciamo che confidavo in questo gioco perché lo trovo veramente bello. 19% fatto, adesso pian piano poi andremo a vedere, vedete che pian piano la neve si sta compattando. Adesso la facciamo fino al 100%, vediamo un attimino che cosa succede poi, cosa più che altro ci farà fare, perché abbiamo veramente tantissime cose da fare. Gestire un resort o comunque un impianto sciistico, ragazzi, non è così semplice come dirlo, quindi andiamo. Poi soprattutto quando si è da soli diventa difficile, diventa macchinoso veramente di brutto. Allora qua, ecco, infatti era quello che volevo evitare, però qua non l'abbiamo evitato. Allora facciamo così che almeno evitiamo tutto il problema. Ok, schiacciamo shift in avanti, perfetto, e andiamo avanti. Continuiamo a compattare la nostra pista piano piano. Adesso vediamo di compattare tutto. Così almeno vedete anche voi, se eventualmente vorreste comprarlo questo gioco. Io l'ho acquistato da Steam e veramente per i soldi che vale è uno spettacolo, veramente bello. Poi per chi piace questo genere di simulazione, veramente fatto bene, veramente fatto bene. Ok, qua procediamo a girare. Truc, no, dovremmo andare di qua. Quindi 45% fatto, adesso arriviamo giù a valle ancora, 47%. Ovviamente voi una volta che accelerate non dovete più premere il tasto avanti, perché come vi ho detto c'è il cruise control e quindi non è un problema. Allora, qui iniziamo l'area di manovra, tanto in teoria dovrebbe girarsi su se stesso il gatto. Cambiamo un pochino la visuale, andiamo a vedere dove manca. 56%, ok, manca tutta questa parte di qua, andiamo a farla. No, è veramente uno spettacolo, bello vero. Mi raccomando ragazzi, se vi piace questo format scrivetemelo sotto nei commenti. Ovviamente se vi piace il video lasciatemi un like, così almeno cerco di capire anch'io se questo è un format che vi potrebbe piacere. Diciamo che non è solo un canale dove vado a recensire riscaldatori di tabacco, ma ho voluto un attimino procedere e fare altre cose abbastanza belle. Adesso vediamo. Piccolo nuovo format, ovviamente per chi ha l'account di Twitch, volete seguirmi, è Ghisa TV. Voi vedrete qua sotto nella mia telecamera, vedrete Ghisa TV.
Io su Twitch mi chiamo appunto in questo modo, e perché il mio soprannome è Ghisa, quindi avete scoperto un'altra cosa di me. Ok, direi che questa parte qua sotto è fatta. Andiamo a compattare questo lato qua in mezzo che non è per niente compattato, così almeno ragazzi tra mezz'ora, quando apriamo gli impianti, la gente scia sulla seta. Che bello, 74%. Allora ci spostiamo da questa parte di qua, che ho visto che non è compattata benissimo. Ok, siamo al 77% perché molto probabilmente questo lato di qua non è stato compattato. Però vabbè, dai, adesso vediamo un attimino, vediamo di essere, cioè praticamente ottimo. La parte inferiore della pista è stata compattata. Guida il piston bully e riportalo in garage, quindi alziamo il compattatore e guidiamo fino al garage, che abbiamo prontamente lasciato aperto. Intanto vediamo che abbiamo già speso 220 euro, molto probabilmente ci sono dei costi mica da ridere, però scusatemi adesso, io non vorrei dire, il piston bully qua andrebbe messo come Dio comanda, no? Quindi proporrei di rimetterlo com'era. Ok, ok, direi che ci siamo, però magari spegniamo un po' tutti. Allora, spegniamo questo. Tanto guardate l'interno che bello, è veramente fatto bene. Ok, allora io proporrei di spegnere questa. Ok, perfetto. Magari la freccia togliamola e usciamo dal, qui tiriamo giù il cancello. Ma ho guidato, parcheggia pista in bullo in garage. Ecco, parcheggiato. Perché non è parcheggiato? A me sembra bellamente parcheggiato, no? Ah, perché doveva essere un po' più avanti. Ok, riapriamo il garage, prendiamo il nostro Ford. Ok, mettiamo la retro. Ah, chiudi il cancello. Ovviamente con shift poi si corre. Riprendiamo la nostra macchina. Oltretutto è veramente fatta da Dio anche il Ford Ranger. Guardate che bello, veramente bello. Con la rotellina del mouse si aumenta e diminuisce lo zoom. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Magari Luca metti in prima F.
Cos'è? Parcheggia indietro nel punto in... Oh mamma. Parcheggia indietro. Ah, devo andare lì sotto. Ah, ok. Dai, Giovanni Giorgio. E allora sei stronzo, eh? Mamma mia. Ok, allora, a volte una struttura può esaurire le scorte, in questo caso dovrai effettuare tu stesso la consegna alla struttura per assicurarti che continui a funzionare. Molto bene, allora andiamo qua, facciamo il tasto Q, non c'è spazio per la consegna, ma noi sappiamo già cosa dobbiamo fare. Allora, ok, c'è spazio per la consegna, libera l'area, va bene, sì, consegno comunque, me l'hai già fatta. Premi Q, io Q l'ho premuto, quindi che cosa vuoi dalla mia vita? Dai, semplicemente dobbiamo prendere i pacchi e... Vabbè, se magari zio mi fi... Ok, allora sistemiamo i pacchi. Sì, magari se mi davi un 3 spallet o qualcosa, non è che era male, come idea, però. Ok, allora sistemiamo questi pacchettini qua, ovviamente lui te li gira per renderti le cose meno semplici, eccoli, bravo, ok, mettilo lì, perfetto, e vabbè. C'è un po' dell'essere balordo, c'è un po' del Giovanni Giorgio. Ok. Ok. Sì, diciamo che sono messi un po' alla cavolo, ma lo fanno apposta perché dopo capirete. Ok, posizionato. E vabbè. Sì, vabbè, dai. Vabbè, lasciali così, dai. Tanto non cadono. Ok. Perfetto. Ok, ora dobbiamo guidare fino alla sopra. Salve, scusi, ma io mi chiedo una cosa, ma lei stamattina quando è uscita di casa non aveva niente da fare? Quindi ci ha detto in sostanza che se perdiamo un pacco noi
Vabbè, sì, vabbè, dai. Sì, l'hai fatta apposta, di la verità. L'ha fatta apposta, dai. Vediamo se non abbiamo perso altri pacchi in giro. Ok, mettiamo la retro. Mamma mia ragazzi, che... Sì, sono sul punto, dai. Ora dove devo andare? Oh, ma ho perso un pacco. Cioè non uno, bensì due. Luci d'emergenza, rigorosamente. Sì, vabbè, dai. Cosa sono? Palline magiche sti scatoloni? Cos'è che sono? Oh, allora? Vabbè, andiamo. Andiamo a vedere. Vabbè, in sostanza il gioco qua ci dice che se dovessimo perdere un... Vedete cosa fa? Ma questo non è un pacco. Questa è una pallina magica. Cioè appena tocca qualcosa cade. Vabbè. Tirato su tutto. Ok, adesso dobbiamo seguire la strada. Noi andiamo fitti fitti, dobbiamo salire su in quota e andare su al nostro ristorante a consegnare la roba. Andiamo piano piano perché qua dobbiamo andare dritto. Dove dobbiamo andare? Allora, tastierino numero 2, togliamo le 4 frecce, facciamo un mega sorpasso. Ok, ovviamente vabbè, ma dai, però fate apposta mo, già che dice gira a destra, punto indicato, freccia a destra, tasto numerino 3. Sì, adesso vedi di cadere ancora, Ah, qua ti dice ovviamente segue il codice della strada, beh, giustamente. Noi adesso dobbiamo andare di qua, noi le frecce non le mettiamo perché siamo americani. Guida con prudenza, ovviamente, perché c'è un sacco di neve. E noi saliamo bellamente in quota e portiamo i nostri pacchi, li consegneremo direttamente al ristorante. No, sembrato di vedere un pacco cadere, ma invece no. Vabbè. Qua zio la strada. C'è anche il tornante. Molto bene. Quindi ragazzi il gioco è molto semplice e bello secondo me. Abbiamo da gestire, a parte delle piste da sci, un impianto sciistico e a quanto pare abbiamo da gestire anche dei ristoranti. Ora vi farò vedere il tutorial dell'impianto sciistico, che è veramente difficile, o meglio è diviso in due parti. Praticamente c'è una gestione del servizio, quindi
la preparazione proprio della funivia, dell'allestimento lo chiama, l'allestimento della funivia. Dopodiché la modalità passeggeri, quindi quando i passeggeri andranno poi effettivamente a usufruire della seggiovia o della funivia che sia. Quindi c'è tutto questo, come dire, serie di tasti da schiacciare, tablet, mica tablet, è veramente difficile anche ricordarsi tutta la sequenza, tutte le cose. Io non so se qualcuno di voi ci ha già giocato, ma cioè, lo trovo veramente difficile. Poi su questo gioco per me è un tra virgolette un difetto, perché cioè, va bene il realismo, ci sta, mi sta più che bene questa cosa, però ragazzi, cioè, diventa veramente difficile, eh. Allora, dato che dovrei tornare a 1 chilometro da qua, io non ho voglia di tornare a 1 chilometro da qua, perché so già quello che devo fare. Penso e presumo che me lo conteggia giusto questa cosa, se no nel caso... Quindi in sostanza noi scarichiamo le provviste, guardate dove sono, ragazzi, che figata. Quindi consegna delle provviste al proprio ristorante. Niente, mi sa che dobbiamo per forza di cose tornare indietro di 1,5 chilometri. Vabbè. Salve, scusatemi. Ora la strada la conosciamo. Ok. No. Ma niente, te li deve caricare per forza di cose alla cavolo, perché sennò non sono contenti. Se tu sei un uomo ordinato non vai bene con questo gioco qua. Quindi abbiamo la retro, mettiamo in prima e andiamo. Praticamente sto scherzetto qua mi è costato mezzo serbatoio. No, vabbè, dai. Ma porca... Dai, vediamo di farli cadere ancora, eh. Ok, scendiamo dalla macchina, splendido, hai consegnato, ora bisogna aprire e come abbiamo visto prima consegnare ogni pacco. Beh,
Sì, vabbè, però cioè, avete un metodo veramente, cioè, tutte queste cose qua dovreste anche un attimino sistemarle, eh. Caro mio produttore di video, buongiorno, sono le 8:30. La gente sta per arrivare, quindi vedi di darti una mossa, che qua la gente ha fame. Qua adesso dobbiamo fare tutto l'allestimento. Dobbiamo prima parcheggiare la macchina, poi andare a fare ok. Chiudi il portabagagli e andiamo a parcheggiare la macchina. Entra nell'auto, adesso andiamo a parcheggiare la nostra che mega driftone. Ok, andiamo qua al nostro garage, diciamo, del nostro impianto. Ok, scendiamo dalla macchina e andiamo a preparare la nostra funivia, questa cosa qua. Allora, di notte i veicoli delle funivie vengono conservati nelle stazioni, più precisamente nel cosiddetto parcheggio. Quindi questo immobile qua che vediamo davanti a noi, vedete che c'è questa grossa stanza dove vengono parcheggiate in sostanza tutte le funivie. Al mattino qualcuno prende e le tira fuori e questa cosa si chiama allestimento, a differenza di la sera che si chiama parcheggio. Ora fate molto attenzione a tutta la sequenza tra virgolette da fare. Allora, questo qua è un tasterino numerico dove dice sistema on off, quindi iniziamo con l'accensione del nostro tablet. Ok, il nostro tablet è pronto. Ora andiamo al parcheggio e facciamo allestisci. Chiudiamo, quindi parcheggio, allestisci e accendiamo la luce della piattaforma. Molto bene, ora dobbiamo orientare verso l'interno uno scambio della linea principale, così passeranno dal parcheggio al percorso. Quindi dobbiamo andare là in fondo, cioè qua c'è un tastierino, qua ce n'è un altro. Cioè, è veramente realistico questo gioco qua, pazzesco. Ora dobbiamo scambio allestimento. È anche importante abbassare la piattaforma in modo che i veicoli non tocchino quando escono. Quindi ripristina operazioni, abbassa la piattaforma, che non so che cosa succeda, però ora dobbiamo preparare il parcheggio. Apri il cancello e attiva. Quindi apriamo il cancello, andiamo qua, accendiamo tutte le luci. Ok, e qui dobbiamo attiva il comando del parcheggio, quindi comando verso sinistra, dentro, poi verso destra. Avvia il parcheggio, premi il pulsante ripristina per annullare tutti gli spegnimenti nel parcheggio. Cioè, ma uno come fa a ricordarsi tutte queste cose ogni volta? Ripristina. Ora dobbiamo andare qua fuori dicendogli ripristina operazioni. Avvia. Gli ospiti si lamentano, le code lunghe alla funivia.
adesso succederà qualcosa, no? Funivia ora nell'accelerazione, questo significa che possiamo già lanciare il primo veicolo. Subito dopo dobbiamo contrassegnarlo, così il personale dell'altra stazione saprà del primo veicolo. Va bene, quindi andiamo qua, avvia allestimento, contrassegna il primo veicolo. Quindi abbiamo contrassegnato il primo veicolo. Ottimo lavoro, il primo veicolo è stato contrassegnato. Quando arriva alla stazione metterà un avviso acustico per informare il personale. Va bene, quindi cosa dobbiamo fare? Il resto dell'allestimento procederà automaticamente. Per noi questa è una buona occasione per la passeggiata ispezione giornaliera nella stazione. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo nella nostro ufficetto, che è molto grazioso e caldo, direi. Luce ponte stazione, luce piattaforma. Ora dobbiamo salire qua, raggiungi il ponte, ovviamente apriamo il cancello. Benvenuto nella stazione di manutenzione. Ora dobbiamo andare qua. Ispezione a vista, molto bene, qui va tutto a meraviglia, molto bene. Ora dobbiamo andare qua a vedere controllo a vista del distanziamento. Capito, apri la porta. Ogni funivia veicoli mobili è dotata di un controllo della distanza e il controllo del distanziamento. Quindi da questa parte di qua si controlla il distanziamento. Mi sta bene, il problema è che sinceramente tutte queste cose non so se me le ricorderò mai. Ora andiamo qua a fare che cosa? Aprire la puleggia, andiamo qua e la puleggia l'abbiamo guardata. Ora bisogna apri il cancello. Allora, dal punto d'aggancio ai veicoli vengono fissati alla fune, qua la sicurezza è fondamentale. Ispezione completata, andiamo fuori. Qui chiudiamo la copertura, chiudiamo il cancello. E dobbiamo riscendere. Spegni la luce della stazione. Giustamente, perché se no spendiamo troppi soldi. Non controllare va tutto bene di tanto in tanto. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere se nel parcheggio va tutto bene. Direi che va tutto a gonfie vele. Pare che vada tutto bene, mi fa molto piacere. Non c'è altro da fare finché il primo veicolo non sarà tornato qui. Allora ragazzi, intanto io direi di andare a dare un'occhiata un po' a questa mega stazione. Direi che la grafica è ottima. Qui abbiamo delle transenne, abbiamo la nostra stazione principale, dove per chi è amante della montagna sa che qua si mettono all'interno gli addetti alla seggiovia o funivia che sia
Quindi questo abbiamo capito che in sostanza è il parcheggio della... Sì, ho capito, zio, ma... cioè, qua bisogna attivare lo scambiatore, qua devono uscire da qua, zio. Cioè... Zio, c'è qualche problema qua, eh? Cioè qui stanno uscendo, cioè stanno girando in tondo. Fuori. Scambio V3 non funziona. Oh, vedi che il cambio V3 ha funzionato, quindi adesso iniziano ad uscire, perché qua ci mancava quel punto qua, ovviamente queste. Però se non me ne fossi accorto, che succedeva? Cioè io ero lì ad aspettare queste cose qua che giravano. Ora dobbiamo attendere che arrivi alla stazione. Ne porta di gente, intanto vediamo com'è il meteo. Il meteo di oggi non ci dà nessuna precipitazione, abbiamo un rischio alto di valanghe da 1 a 5. E che dire, staremo a vedere un attimino. Qui abbiamo un tasto per far scoppiare le valanghe. Sinceramente abbiamo un rischio 1 valanghe, quindi non è un grosso problema. In più stavo guardando, allora, discorso della funivia, siamo a 5 metri al secondo, ovviamente non siamo ancora in modalità ospiti, quindi adesso appena arriverà la prima ovovia metteremo in modalità ospiti e inizieremo a vedere gente che sale e scende. E vabbè, i veicoli, abbiamo la nostra Jeep qua, ricordiamoci che abbiamo il nostro gatto delle nevi. Le finanze, siamo in eccellente nella prestazione. Vari messaggi, gli ospiti si lamentano delle code, benissimo. Ok, abbiamo sentito il primo veicolo appena arrivato, ora aveva il punto di controllo vicino allo scambio di allestimento, quindi in teoria dovrebbe essere questo qua, vicino allo scambio di allestimento. Ok zio, ma dove devo andare? Scambio di allestimento, questo. Ok, direi che possiamo chiudere il cancello, qua è vuoto, diamo la nostra porticina. Non appena la funivia si è fermata possiamo tornare al funzionamento normale. Perfetto, ok, scusatemi, ho sbagliato posto. Quindi andiamo al scambio di circolazione, ripristina solleva la piattaforma, disattiva i comandi di parcheggio, sposta l'interruttore. Cioè? Ah, qua.
comando di parcheggio, andiamo in 0, spegni la luce di parcheggio, luce area manutenzione, e andiamo a metterlo in modalità, allora andiamo sul nostro tablet, quindi parcheggio, andiamo a togliere l'allestimento, l'allestimento è concluso, quindi chiudiamo e dobbiamo impostare telefono, accedi alla stazione, sistema in modalità servizio e quindi modalità passeggeri. Quindi come abbiamo visto abbiamo in sostanza queste due modalità, la modalità di servizio che è allestimento e parcheggio e modalità passeggeri. Quindi ci sei quasi, è ora di avviare la funivia, quindi ripristina operazioni, avvia. Ok, non appena l'operatore dell'altra stazione avrà premuto avvia, la funivia inizierà a muoversi, quindi l'altro operatore, come vediamo, ha dato l'ok per far salire i passeggeri. Dovresti considerare azionare la funivia alla massima velocità solo se ne avrai davvero bisogno, in questo modo puoi risparmiare parecchi costi. E qua ci dice di riduci la velocità di 1 metro al secondo, quindi da 6,5 a 5,5. Non dobbiamo dimenticare di preparare l'area d'ingresso per la modalità passeggeri, quindi ora gli ospiti possono entrare nella zona d'ingresso. Molto bene, hai completato l'allestimento della Dorfbahn. Hai completato il tutorial introduttivo, ti aspettano nuovi veicoli, funivie e tanto altro ancora. Premi ESC per imparare a conoscere le altre funzionalità del gioco e buon divertimento. Quindi qua abbiamo in sostanza, andiamo a vedere nei messaggi, abbiamo 5 messaggi. Keep an eye on different page, ok, perfetto. La soddisfazione degli ospiti è cruciale per far bene, tra virgolette, per gestire meglio il resort. Facciamo degli aggiustamenti, esempio al ticket, quindi al giornaliero, se è necessario. Partiamo con le operazioni della nostra funivia. On time and garage in the evening. Ok, praticamente gestiamo le operazioni al meglio, soprattutto nella sera, per andare a salvare dei costi. Investiamo in altre funivie, in altri ristoranti per espandere il nostro resort e ovviamente anche le piste. Qua make pro, ok, vabbè, in sostanza dobbiamo incrementare il nostro profitto. Benissimo, allora andiamo a vedere in sostanza le nostre piste. Quindi noi abbiamo la pista numero 3 che è esattamente questa qua, quindi parte da qua e fa, quindi la funivia che noi abbiamo dal nostro parcheggio è esattamente questa qua e questo è il nostro ristorante. Allora, come abbiamo detto, eventualmente le funivie andiamo a vedere all'interno, qui niente, le piste. Allora, questa qua, per preparare la pista 3 è necessario coprire di neve 0 ettari, compattare 0 ettari. Continuare no, perché siamo a posto. Che dire ragazzi, io direi che il tutorial per oggi è finito e niente, se vi è piaciuto questo tutorial vi chiedo di lasciare un bel like,
Nel frattempo vi faccio vedere, magari proviamo a fare una cosa di questo tipo. Vi saluto direttamente dalla mia seggiovia, quindi entra, noi ci mettiamo belli seduti qua. E niente ragazzi, io vi chiedo di lasciare un bel like, fatemi sapere nei commenti se questo format vi può piacere, fatemi sapere innanzitutto se questo gioco voi ci giocate, quindi già lo conoscete oppure non lo conoscevate. E che dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao ragazzi, ciao. È stato molto bello, è stato molto bello.